Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, per presentarvi un archetipo nel Pauper con un video che apre un ciclo nuovo, grazie alla collaborazione di un elemento di spicco della Lega Pauper Martesana, Paolone, che ci presenta un approccio al formato e una lista decisamente insolita. In questa puntata ci concentreremo sui colori Simic e in particolare su una vecchia meccanica proveniente dal primo set di Kamigawa, Un'Ira nell'Arcano, con una serie di carte strane che riescono, con un costo di cast alternativo, a unirsi nel cast di una carta con il medesimo effetto, tornandoci però in mano. Già qui si nota la stranezza del vantaggio offerto da questa abilità, a cui affiancheremo un pool di carte e tech più recenti, per una build tanto estrosa quanto efficace, persino in un contesto come quello del formato povero, veloce e molto tecnico. Questa volta vi parleremo di Arcane Crop. Come accennato nelle premesse, appare evidente che siamo di fronte a un mazzo strano, con una combo che va a sfruttare le peculiarità del runing Un'Ira nell'Arcano, incastrando carte e effetti che necessitano di una costruzione piuttosto articolata. Per finalizzare tutti gli elementi necessari per chiudere, useremo con profitto una serie di cantrip con 4 brainstorm e 4 ponder, che ci permetteranno di scavare nel grimorio in cerca dei nostri arcani e non solo, come avremo modo di vedere in questa analisi. Già, perché uno dei pezzi della combo passa attraverso una serie di terre. Per questo motivo ci doteremo anche di 2 crop rotation, per trovare quelle giuste per i nostri scopi, e 3 glow spire, per aumentare l'end drop a disposizione, oltre a rimpiazzarsi alla ricerca di altri elementi per chiudere. Abbiamo poi, con 2 Muddle the Mixture, uno strumento per trovare buona parte delle nostre carte chiave, grazie alla sua abilità Transmute, coprendo sia i pezzi della combo sia gli elementi per dare stabilità alla nostra lista, nel caso il piano principale non andasse subito in porto. Un primo arcano molto potente è Ideas Unbound in 4 pair, che ci permette, magari nel turno chiave, di scavare in profondità nel grimorio, pescando più carte prima della fine del turno, così da accumulare tutte le risorse necessarie per una chiusura dal nulla. Passiamo ora agli elementi che ci danno modo di scavare in profondità nel grimorio, con 4 Pin Through Depths e un Petal of Inside, alla ricerca di tutto quello che ci serve per costruire, pezzo dopo pezzo, la nostra chiusura, che passa necessariamente da un altro arcano, all'apparenza innocuo, Psychic Puppetry, qui in 3 pair. Il suo effetto di tappare e stappare sarà fondamentale per generare mana infinito, ritornando in mano, grazie al suo costo alternativo, per ripetere l'effetto in combinazione con altri arcani, che avremo nel frattempo pescato o trovato con i mezzi a disposizione, per un loop virtualmente infinito. Tutti questi effetti, che ci permetteranno di generare mana infinito, verranno finalizzati da Stream of True in 2 pair, per il mill dell'avversario che non avrà modo di salvarsi da questa mestizia, visto che con un'altra carta, Deep Analysis, anche lei in 2 pair, lo costringeremo a pescare a grimorio ormai vuoto, decretandone la sconfitta. E visto che non annoveriamo creature, per dare consistenza a questo folle piano, con 4 Moment Piece cercheremo di salvare i nostri punti vita dagli assalti avversari, mentre noi siamo tutti concentrati a finire l'opponente senza neppure passare dalla combat. Fin qui vi abbiamo spiegato per sommi capi come vincere con gli arcani, ma ci servono degli altri tasselli per avere il mana necessario, sfruttando sia Psychic Puppetry sia alcuni incantesimi vitali per raggiungere i nostri scopi. Per valorizzare l'effetto di un tap del nostro arcano, incanteremo una terra, con queste carte, 3 Down Reflection e 3 Market Festival, facendo in modo che un singolo tap ci dia così tanto mana da innescare i nostri loop vantaggiosi, dando consistenza alla nostra azione. Questi incantesimi possono scegliere qualsiasi tipo di terra, e questo aspetto, come vedremo tra poco, sarà fondamentale per la riuscita del nostro folle piano di conquista. Come avete visto finora, le finalità di questo mazzo sono strane, ma ben definite e passano obbligatoriamente dal finalizzare gli effetti di un tap con terre opportunamente incantate per avere il massimo valore di ogni singolo stap indotto dal nostro arcano. Per questo motivo prediligeremo una serie di Bounce Land, con 3 Simic Growth Chamber e 2 Izzet Boil Works, prediligendo chiaramente il blu, visto che la quasi totalità delle nostre magie, e soprattutto gli arcani, sono di questo specifico colore. Per permettere un ingresso non troppo traumatico delle nostre Bounceland, che ci rallentano non poco nell'azione, ci avvarremo di 4 isole e 3 foreste, supportate da ben 4 Ash Barrens, per avere modo nei primi turni di avere qualche terra stappata, per sostenere le prime fasi della partita molto delicate per il nostro gameplay. Abbiamo ancora posto per 3 Crystal Grotto, che con il loro effetto Scry, unito alla possibilità di filtrare mana, ci dà modo di toglierci d'impaccio nel caso non avessimo i colori giusti, in particolare il blu, per sostenere il cast degli arcani più esigenti. Insomma, una mana base atipica ma perfettamente finalizzata alle estrodosità di questa lista, che prova a imporre un gameplay fuori dai genesi, in un meta veloce e complesso da affrontare.
Con un archetipo articolato, con tante sfaccettature e che necessita di incastrare diversi pezzi in un preciso momento, la sideboard si deve plasmare per coprire i lati ciechi di questa lista, che soffre chiaramente su molti fronti, se non opportunamente protetti. Per l'intemperanza del rosso, che in rapidità ci può punire prima del previsto, avremo a disposizione 4 Blue Elemental Blast, che andranno a coprire sia gli elementi a terra sia quelli che ci pioveranno in faccia, che potrebbero ucciderci in fretta. Per superare una counter war verso i pezzi chiavi delle nostre chiusure aggiungeremo 2 counter spell per proteggere in particolare i nostri incantaterra, che sono vitali per la buona riuscita del nostro gameplan. Verso board complicati andremo a inserire 2 soluzioni particolari, 2 snap e 2 gigadrows, per effetti che in qualche modo si incastrano con il nostro approccio non violento e altrettanto subdolo del piano di gioco che abbiamo architettato in questa strana lista. A mali estremi, soprattutto se non abbiamo modo di bersagliare le creature a terra, useremo con profitto 2 fieri Cannonade, che non inficiano il nostro gameplan, che non passa dalle creature, ma può risultare deleterio per l'opponente di turno. Infine, come ultima ancora di salvezza verso i mazzi più aggressivi, annoveriamo 3 Weather Storm, che finalizzeremo al meglio, in particolare se riusciremo a castare in sequenza, grazie al mana e ai nostri arcani, molte magie, aumentando lo Storm Count a dismisura. Vista la tipicità di questo archetipo, è bene soffermarsi un momento su come pilotarlo al meglio, per rendere efficaci le varie tech che lo compongono, che sono molto diverse tra loro e devono essere incastrate nella giusta sequenza. In primis bisogna incantare una delle nostre terre, scegliendo tra esse una Bounce Land, per massimizzare i successivi effetti di un tap, così da ottenere tutto il mana necessario per avviare la nostra combo. Con i 4 mana ottenuti attraverso il cast di Psychic Puppetry, in abbinamento a un'altra magia arcano, tipicamente Ideas Unbound o Peer Through Depths, si inizia ad avviare il ciclo di aumento del mana, spendendo meno mana blu possibile, con un tap della nostra terra incantata. Riavendo Psychic Puppetry in mano, potremo ripetere il processo con altri arcani pescati o trovati dalle altre magie, stappando la nostra terra che potrà, con il mana in eccesso, essere nuovamente incantata, generando ancora più mana ad ogni un tap. A questo punto ci sono 2 possibili chiusure che si presentano, una in grado di garantirci una sicura riuscita, una con qualche margine di errore più che accettabile vista l'alta densità di carte di tipo arcano che abbiamo a disposizione. Nel primo caso, se la nostra terra incantata riesce a sviluppare più di 7 mana, grazie a Petals of Insight, dopo aver risolto più volte l'abilità di Psychic Puppetry, si sfrutta il suo effetto mettendo in fondo le 3 carte appena viste, ricastando Petals of Insight fino a ottenere mana infinito. A questo punto si potrà riordinare il mazzo, se il grimorio ha un numero di carte non divisibile per 3, sistemando Stream of Truth e Deep Analysis nelle 3 carte che si deciderà di pescare grazie a Petal of Insight, così da castare la magia con il costo di replicazione, finendo l'avversario con Deep Analysis uccidendolo prima del suo upkeep. Nel secondo caso, dopo aver raggiunto la condizione di avere mana infinito attraverso Stream of Truth, inizieremo a macinarci il mazzo fino a svuotare il nostro grimorio, effettuando poi il cast verso l'avversario di questa carta, che rimette, come effetto collaterale, carte nel nostro cimitero nel grimorio. Potendo sistemare la pila con un mix corretto di cantrip, arcani e uno Stream of Truth, potremo, con le giuste pescate, ripetere la chiusura di mill dell'avversario, finendo con Deep Analysis in modo da evitare che carte dell'opponente a velocità istantanea ci possano annientare nel suo mantenimento. Vista la natura combo estremizzata di questo mazzo, cerchiamo con questo approfondimento di chiarirvi al meglio la resa della build nel meta odierno, facendovi toccare con mano il potenziale questa lista pazza e comunque in grado di proporre. Di certo soffriamo i counter e gli spot removal, in particolare se l'avversario è in grado di colpire le nostre bounce land incantate, ma ci sono archetipi come Mono, Blue Faeres e Familiar che sono particolarmente ostici per l'impianto ipotizzato in questa lista. La situazione migliora verso Dimin Faeres, soprattutto se riusciamo a vedere qualcuna delle nostre risposte presenti nella Cyborg, che possono raddrizzare di molto questi matchup non certo facili da domare. Verso gli aggro del formato siamo in buona posizione, sia nel primo game, grazie ai Moment Peace, sia nel proseguo del match, grazie alle carte che ci permettono di incrementare i punti vita o interagire meglio con le minacce in campo. Verso i midrange siamo nel contesto migliore, visto che non sono mazzi particolarmente rapidi, che ci danno il tempo di costruire il nostro piano con maggiore tranquillità, permettendoci di riprenderci da eventuali interazioni, soprattutto verso i nostri preziosi incantaterra fondamentali per la riuscita della vittoria. Verso il combo del formato la partita è in equilibrio tra chi riesce prima a trovare la via della chiusura, con l'unica eccezione di Familiar che risulta particolarmente ostico, anche se post-side con gli strumenti di interazione possiamo provare a tenergli testa. Il caso di Altarton è piuttosto emblematico, visto che o vede il trittico delle sue terre e incastra tutti i pezzi per chiudere, o ci lascia in pace, mentre noi cerchiamo di inanellare vantaggi e mana per chiudergli in faccia senza battere ciglio. Siamo arrivati al termine di questa disamina un po' diversa dal solito, guidati nel nostro Paolone della Lega Pauper Martesana, alla scoperta di un mazzo tanto ardito quanto inconsueto, per un approccio al gioco divertente e stimolante al tempo stesso.
Questo appuntamento verso archetipi pazzi, ma non per questo meno vincenti, si conclude qui, ma siamo certi che gradirete questo tipo di appuntamenti, arricchiti anche da succosi dettagli nel blog del nostro deck builder, con un focus ulteriore a liste di certo in grado di stupire i vostri avversari. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.